Ciao amici, era da tempo che volevo comprarmi una TWSBI VAC Mini Claire e invece me l'ha regalata una cara amica per Natale, quindi grazie, ma grazie di cuore perché è una stilografica che mi piace parecchio. Beh, in generale però mi piace TWSBI, un'azienda di Taiwan, mi raccomando non confondiamola con la Cina perché qui il livello, lo standard qualitativo dei materiali è decisamente più elevato, c'è molta più cura in tutto quanto. Un'azienda che ha prodotto ancora prima delle penne stilografiche delle minuterie di plastica, di metallo ed è il motivo per il quale ne è la massima espressione questa Mini VAC Claire ci mostra che tutta la componentistica all'interno, dalla filettatura in metallo agli anelli, l'asse del pistone che scorre, beh, è assolutamente di qualità, ma anche il cappuccio, quelle plastiche rosse con all'interno il logo annegato, sono tutte di qualità. Anche i pennini, e parlo dell'aspetto dell'incisione, non ancora di quello della scrittura, sono decisamente di qualità. Ma avete visto che la Mini VAC Vacuum, così come la sorella maggiore, la 700, sfrutta proprio questo vuoto, questo vacuum, per caricare l'inchiostro ed è per cui una penna stilografica con il caricamento a siringa rovesciata. Troviamo nelle istruzioni della penna anche come caricare, ma ve ne parlerò un pochettino più avanti. Lasciatemi descrivere questa stilografica che è abbastanza unica, se vogliamo, perché questo stelo in metallo che riempie il fusto insomma è condiviso da pochissime altre penne e tanto più nella versione Claire risulta molto posto in evidenza, è proprio l'elemento caratterizzante. Nella sorella maggiore, la 700, c'è ancora più capienza. Lì veramente stiamo parlando di una penna dove si fa il pieno una volta ogni tot e ci si dimentica poi del calamaio da ricaricare. La penna si smonta per pulirla, ma anche di questo ne parleremo in un tutorial dedicato perché spiegherò anche l'ingrassaggio, spiegherò la pulizia perché queste sono così belle da nuove perché sono pulite, nitide, non sono opacizzate in nessun punto, beh è giusto conservarle così perché poi con l'inchiostro cambia questo, usa quell'altro, un po' di residui, un po' di qualche, come possiamo dire, residuo per l'appunto sì, di inchiostro che si ferma lì, beh insomma è bello averle pulite. Ecco, guardate il livello di minuteria di cui vi parlavo prima, di questa azienda. Bene, ma non c'è soltanto questa VAC, perché prima di scegliere sono stato molto indeciso, perché per esempio la Diamond, ma quanto è bella, però è vero che quella ce l'avevo già, sempre nella versione mini, perché trovo che risponda meglio così, alle dimensioni della mia mano o comunque a quello che mi piace fare con le penne stilografiche. Non peraltro l'ho scelta con un pennino 1.1 perché trovo che sia uno di quelli godibili per la gestuale, per la calligrafia gestuale, ma non vi nascondo che anche il pennino fine, ma anche l'extra fine scrive molto bene. Ma vi dicevo prima che stavo guardando il catalogo perché la Diamond Smoke, la Navy Blue, ma quanto è bella, una Navy Blue che come possiamo dire è sbarcata anche su modelli un pochettino più economici, parlo della Eco, la Indigo Blue Bronze, veramente bella, quasi dico irresistibile per il mio gusto, insomma le prenderei un po' tutte quante, poi bisogna fare i conti invece con, con l'altro elemento e quindi molte restano nella lista dei desideri, ma chissà che prima o poi non me la possa acquistare. Mi piace molto anche la Rose Gold della Diamond e perché no, la TWSBI Go di cui vi ho fatto una recensione qualche tempo fa perché è così particolare, così caratterizzata da questa molla e dal suo sistema di caricamento inusuale. Due cose prima di addentrarci nella recensione. La Mini VAC è abbastanza
abbastanza diversa dalla VAC 700R. È certamente più piccola, ma cambia molto anche il bilanciamento, perché il peso che c'è nel codale della 700R, ma anche l'alberino che è decisamente più lungo ed il serbatoio più capiente la rendono, a mio parere, meno bilanciata. L'altra considerazione è il confronto con la Diamond Mini, già perché sono abbastanza simili, sono due mini, anche la Diamond deriva dalla 580, quella invece standard, chiamiamola così, però insomma questa mini VAC forse mi piace un pochettino di più. Sono due penne molto simili, lo vedete nelle immagini che stanno scorrendo, ma adesso veniamo alla prova della Mini Claire, quindi una demonstrator per intenderci, che ho caricato con l'inchiostro Schneider Cognac, uno dei miei preferiti della gamma Schneider. Premesso che il blu cancellabile è un altro signor inchiostro super economico che scrive benissimo, però la tinta di questo mi piace parecchio. Andiamo anche a vedere come si carica una stilografica di questo tipo. Bisogna svitare leggermente il codale, estrarre l'alberino e poi immergere la penna e premerlo verso il basso per caricarla. Eccola qua. Difficile riempirla tutta con un colpo solo. Tanto è vero che Twisby mette a disposizione anche un calamaio proprio per le operazioni di riempimento, ma anche di svuotamento, perché comunque se decidiamo di cambiare inchiostro bisogna svuotarla e insomma non è un'operazione semplicissima, ve lo dice un gran pasticcione che risponde al nome di Marco Chiari. Avete visto che ho caricato direttamente da un calamaio piccolo con un'imboccatura abbastanza risicata, già proprio per mettere alla prova la capacità del pistone di questa siringa della Mini VAC. Una volta caricato l'inchiostro, non l'ho voluto riempire tutto, si serra questo. Andiamo a provare come scrive? Direi proprio di sì, è una bella penna, dico subito che la sensazione di impugnarla, di sentirla nella mano cambia molto da quando è scarica a quando è carica. Tenetelo presente per due motivi. Primo, se andate a provare la penna da qualche negoziante e la penna è vuota vi dà una sensazione. Man mano che si carica il peso viene un po' traslato nella parte finale, è una cosa che va considerata soprattutto quando è carica, soprattutto perché la penna è corta, è una mini. Allora la seconda cosa è quella di considerare che invece la VAC, il modello quello più lungo e soprattutto con una capienza veramente annuale, mi viene da dire, vada considerata riempita, perché il bilanciamento cambia parecchio, anche se la VAC, quella grande rispetto alla Mini, gode già di un bilanciamento pensato, ottimizzato sul fatto che la penna possa essere caricata, anche perché non dimentichiamo che di pari passo aumenta anche il peso degli organi interni, che ovviamente l'alberino è diverso da questo. Certo, si porta a spasso molto bene perché il bilanciamento c'è, anche se vi ripeto è un pochettino spostato in qua, però quando la mettiamo giù si porta di nuovo in avanti. Comunque si sente che la penna si appoggia, quindi ad esempio incappucciata, ammesso che qualcuno la voglia portare incappucciata, io non la consiglio molto, ecco, tutto là, perché non è il mio genere. Attenzione rispetto ad altre penne che magari conoscete, come avrete visto c'è una filettatura nella parte finale, cioè il cappuccio non si innesta ma si avvita, ok? Benissimo, nonostante il pennino sia un 1.1, voglio provarlo di taglio. Molto bene, però tenete presente che questa è una carta decisamente scorrevole, quindi sono acrobazie che possiamo fare, usiamola anche così, usiamolo come fosse un architect, l'ho scritto un po'
Anche l'inchiostro ci mette del suo. Bella, a me questa penna piace davvero parecchio. Ma c'è poco da dire, è un pennino rifinito bene. Mi sembra che negli ultimi anni, per questo risveglio di interesse verso la stilografica, le aziende si sono un pochettino, diciamo, prodotte con una maggiore attenzione a tutto, anche questi pennini. Insomma, non è che a me arrivino i pennini più belli perché li devo testare. Chiedo sempre di farmi inviare, anche quando devo provare, perché è logico che le aziende poi si servano del sottoscritto, ma chiedo sempre di mandare qualcosa di produzione, pescato dal materiale, perché serve a tutte e due, sapete, serve a me, ma serve anche all'azienda e spero un po' anche a voi. Insomma, questi pennini sono sempre più a posto, questo è davvero in ordine, così come quelli di aziende un pochettino più artigianali. Insomma, la qualità c'è e si sente anche nella scrittura. Che bella tinta fra le altre cose, viene messa giù molto bene. Bella, bella pennetta.